Non appoggiare un muro. Mentre Cinnaswamy era in Birmania, mi fu affidato il compito di pagare i lavoratori. Sebbene avessi imparato a leggere per studiare le scritture, non mi ero mai curato di imparare l'aritmetica. A causa di ciò non fui in grado di registrare tutti i movimenti del denaro. Quando fecero i conti, c'erano spesso degli errori. Dopo alcuni giorni decisi che non ero qualificato per il lavoro. Andai a dire a Bhagavan: istruire i muratori e gli altri lavoratori non mi causa alcun problema, ma tenere questi conti e pagare correttamente il dovuto mi è molto difficile. Non penso di fare questo lavoro adeguatamente perché faccio molti errori. Quando abbiamo poco denaro, ciò mi preoccupa molto. Bhagavan non rispose, ma un devoto chiamato Raghavendra Rao, che era seduto nella sala in quel momento, si fece avanti e si offrì di fare tutti i conti per me. Questo Raghavendra Rao era un ingegnere in pensione che passava la maggior parte del suo tempo libero a leggere e studiare la Bhagavad Gita. Oltre a fare i conti, si offrì anche di aiutarmi a fare da supervisore alle opere di costruzione. Come ingegnere conosceva certamente molto di più di me sugli edifici, ma non discusse mai nessuno dei miei progetti. Era contento di lavorare come mio assistente, perché sapeva che stavo semplicemente eseguendo le istruzioni che mi aveva dato Bhagavan. Se Bhagavan dava dei compiti ai lavoratori dell'ashram, si aspettava sempre che fossero eseguiti in modo appropriato. Non tollerava mai che fossero fatti male. Se i residenti dell'ashram non riuscivano a fare un lavoro in modo soddisfacente, o li sollevava da quell'incarico o insisteva che lo rifacessero. Qualche volta, se Bhagavan non era soddisfatto del modo in cui era stato fatto un particolare lavoro, interveniva personalmente e lo completava lui stesso. Sebbene esigesse che i lavoratori dell'ashram eseguissero dei lavori di qualità elevata, era meno propenso a intervenire nel lavoro fatto degli estranei. Se i non residenti facevano qualche pessimo lavoro, generalmente chiedeva a uno dei devoti residenti di riparare il danno o di rifare il tutto. Mi furono assegnati parecchi incarichi di questo genere durante i miei anni all'ashram. Mi furono assegnati parecchi incarichi di questo genere durante i miei anni all'ashram. Cosa chiedi? Perché a Bhagavan magari non andava bene come veniva fatto un determinato lavoro
e comunque diceva ai devoti di fare secondo anche il loro sentire, no? E fare sempre così, crescere, imparare. Anche non è devo sapere noi tutto, mai nessuno sembra deve fare ogni cosa prima volta e così poi impara, approfondisce. Quindi non devo sapere, ma qua il sapere, il conoscere è un concetto di più la mente intellettuale, deve conoscere le informazioni, come fare tecnicamente. Invece impegnare un'azione è cosa l'anima l'impegna. Capito questa differenza? Impegnare con l'anima un'azione, una responsabilità più importante più di conoscere come fare. Conoscere come fare vengono dopo. La prima deve essere disponibile, io sto qua, e dopo fai tanti errori, ma sempre impari. Tu errori solo un'opinione, ma cos'è una crescita? Quando una piccola bambina comincia a camminare, cade varie volte, e cos'è un errore? Cadere? No, cosa naturale. Anche quando noi cominciamo a fare un lavoro, ci sono le cose, non facciamo in modo appropriato, ma nel tempo impariamo. Se puoi prendere responsabilità anche le cose non conosci. Tu prima volta cominciato a guidare la macchina, tu già sai, no? Prima volta è andato comunque mandato la macchina. Così. Va bene. Voi avete domande? Chiaro cosa mi hai risposto? Parli. Cioè anche tu maestro, no? Ad esempio, dai un incarico, svolgere un determinato compito o realizzare qualcosa e poi quindi dici fai come vuoi, come tu senti e poi magari questa persona fa come sente, realizza qualcosa, però a te non va bene, ad esempio, e quindi dici no, devi cambiare, devi fare in questo modo. Cioè è un modo per crescere, cioè viene fatto apposta per una crescita della persona, cioè questo non capisco bene. Sì, sicuramente la crescita è matura, anche poi ripetere tante volte. Immagina nella scuola un bambino imparando la matematica, sbagliato 3 più 3, 7, l'ho messo, e il maestro dice no, non è corretto, rifai ancora. Però anche varie volte puoi fare così. È corretto, non è necessario il modo di fare non adeguato a questo ambiente. Il capo può dire no, fai un altro modo. Sì, quindi ognuno può sentire il suo modo personale, una cosa, una può sentire globale. Quindi una sente globale fai appropriato. Invece una sente solo personale, là si poi qualcosa non va. A questo punto dall'autorità dice rifà finché impara a pensare più globale, perché subito comincia personale, sua comodità, suo piacere, suo interesse, così le vengono, ma globale. Quindi ecco, in questo modo l'autorità dice rifà. Non sarebbe più semplice che tu dicessi a me fai questo in questo modo. Quindi dove la crescita, dove la difficoltà, dove la stimolazione? No, meglio ognuno deve un po' cominciare. Quando tutte le persone qua io venuto, non puoi dire cosa devi fare, ma quindi voi obbedite solo così. Invece voi, no, guardate cosa deve fare voi, fatevi senza l'autorità. Cosa è migliore? Cosa dice Uttama? Uttama vuol dire migliore. E cosa? Autonomia, no? Molta autonomia di fare, questo è il migliore. Invece una non hai questa sensibilità, devo spiegare, guarda, come mettere dell'acqua nell'orto, come togliere delle erbe,
e quindi devi spiegare perché loro non sanno la differenza del pomodoro e l'erba. E così, e così. Cosa diciamo un attimo? Perché uno è spiegato, loro correttamente la fanno. E adermo vuol dire, anche una regola devo fare, comincia viaggiando, come oggi l'ho visto, cantando mandra una regola, già dato un libro, devo guardare, almeno devo partecipare. Ognuno ha cominciato a pensare, io 2 volte ho notato tutto. No, questo non è una buona cosa aderna, più cattiva cosa, diciamo. Devo partecipare, se voi non sapete, sì, sappiamo, libro c'è, e guardate, almeno una o 2 parole puoi dire, anche non dice, alta voce, anche non ho imparato così, anche io prima volta non sapevo niente. Se pensate che un religioso, non mia religione, diverse cose, no, meglio alzare e chiedere scusa, maestro, questo vostro mantra mi disturbo, io vado fuori, va bene. Invece devo partecipare. E cos'è la concentrazione? Se non riesce a concentrazione, la mente vaga. Dopo diciamo no, io voglio concentrare, io voglio essere in pace. Se non concentri, come stai in pace? Io raccomando, per partecipare, c'è libero, non fatevi vedere o se pigrizia qua, no. Non andare vago, voi benedetto non può stare in pace. Quindi è necessaria la concentrazione, la coscienza è importante. Roberto anche tu dici, tu sai della mandra, tu devi partecipare. Più alta voce tu devi cantare, più di me, più giovane, non devi ingoiare, no? Capito? Anche Elena dice, non ingoiare alta voce, se sbaglia nessuno non dice niente, non disturba, devo partecipare pienamente. È necessario questo. Comunque se noi sappiamo qua, devo cantare, dato libero, devo guardare, almeno guardare, devo alcune parole a dire, altrimenti cosa? Adharma. Ci sono 3, uttama, migliore, mattima, media, adharma, peggio. Peggio partecipazione, per me, secondo me, peggio partecipazione. Candiamo tutto questo mandra, Sahanava, così c'è nel libro. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Visavahe Om Shanti Shanti Shanti. Budevam Bhojanam Prasadam. Il cielo, la terra, la nostra benedizione, la nostra istruzione, la nostra protezione. Curiamo e amiamo con gioia. La pace per tutti, la pace per a te e la pace per me. Om Shanti. Shanti, Shanti. Siamo sandonati e siamo grazie, buona giornata.